Benvenuti cari amici su Underground Sea per proporvi un primer dedicato al Legacy, cogliendo al volo un archetipo pilotato da Raffaele Gurtang Farina nell'ultima edizione del Covid-19 World Skype, giunto ormai alla sua ottava edizione, probabilmente ultima in vista di un ritorno al gioco in real. In questi ultimi mesi abbiamo esaminato diverse liste, che approcciavano a questo formato old school privilegiando tech o permanenti specifici. Questa volta invece daremo valore a una delle zone di gioco più particolari e all'apparenza meno utili, il cimitero. Lo faremo con creature dal grande potenziale che uniscono abilità particolari alle stranezze del ruling che si sono accumulate in tutti questi anni e che rendono Legacy uno dei formati Eternal più variegati e complessi da affrontare. Questa volta vi parleremo di Manaless Dredge. Si intuisce dal nome di questo archetipo che non ci saranno terre in questa lista e a questo punto sorge spontaneo il dubbio su come possiamo costruire il nostro gioco che in teoria, a meno di qualche scorciatoia sfruttando carte a costo zero, non si può neppure iniziare. Invece, se avrete la pazienza di seguirci, scoprirete diverse chicche che dal cimitero possono tornare in campo, ma per farlo dovremo alimentarlo a dovere, cominciando a sfruttare una meccanica, quella Dredge, che ha delle chicche molto potenti: Golgari Grave Troll, Golgari Tug e Stinkly Wimp, tutte e tre in 4x. Il loro effetto di sostituzione della pescata iniziale avrà un peso importante nella riuscita di questo piano, ma ci sono altre carte che possono innescare uno scambio proficuo con il cimitero, a partire da 4 Phantasmagorian, che possono tornarci in mano scartando 3 carte dalla nostra mano. A questo ciccione incastabile si uniscono anche 4 Street Wraith, che con la loro abilità ciclo, attivabile con 2 punti vita, verranno rimpiazzati facilmente da una nuova carta, sinergizzando con le nostre creature e con l'abilità dragare, che sostituiranno la pescata. Tutto questo desiderio di riempire il grave cozza però con il nostro board completamente vuoto, ma nei vari set sono uscite diverse creature che sono in grado, nei modi più strani, di entrare in campo da sole con semplici accorgimenti: Nakombomea, Ikorit e Nether Shadow, tutte presenti in 4x. A queste carte che devono transitare nel grave si aggiungono 4 Vine Dryad, che invece necessitano di un cast alternativo, con l'esilio di una carta verde dalla mano, per un risultato comunque analogo di popolare il board, in questo caso persino a velocità instant. Ben 12 creature possono entrare in campo senza usare mana, ma non possono certo impensierire un avversario, per di più in Legacy, ma fungono da strumento di cast per un'altra creatura, ben più carrozzata, Ogak Arisen Necropolis, qui in 3x. Con il suo costo di cast sostenibile con l'abilità Convocazione e Esumare, sarà facile soddisfare, anche più volte, il suo rientro in campo per un 8-8 con Travolgere che può fare molto male al malcapitato di turno. C'è però un altro modo per chiudere i giochi, che non passa neppure dalla combat, attraverso un Flyer of Outbound, che sinergizza alla perfezione con tutte le nostre creature che rientrano dal cimitero e in alcuni casi sono pure di grossa corporatura. C'è ancora spazio per un Ashen Rider, che è in grado al suo ingresso di esiliare un permanente scomodo, e ben 3 Balaustre Spy, carta ben nota agli appassionati del formato, e che in una build senza terre riverserà in un sol colpo il grimorio nel cimitero. Queste ultime creature però non c'è proprio verso senza mana di farle entrare in campo. Abbiamo però qualche altro asso, o meglio magia nella manica, per far sì che ciò avvenga in barba al ruling stesso di Magic, come del resto un po' tutto questo strano mazzo. Se già con le creature abbiamo capito la tipicità della lista, che non ne vuole proprio sapere di usare il mana per vincere le partite, anche sul fronte delle magie non saremo da meno, a partire da 4 Once Upon a Time, che potremo castare solo come prima carta per riempire sin da subito il grave. Abbiamo poi 4 Cabal Therapy, che potremo sfruttare con il loro costo alternativo, sacrificando una creatura per mettere nel cimitero una mestizia del nemico, approfittando della nostra conoscenza delle tech avversarie, ma risultano anche efficaci se vogliamo a nostra volta gettare nel cimitero qualcosa in mano, inutilizzabile altrimenti. C'è però un'altra magia che fa la parte del leone in questa lista e risolve egregiamente l'ingresso in campo di creature, altrimenti impossibile: Dread Return, ovviamente in 4x, che con il sacrificio di 3 creature potrà essere rilanciato dal cimitero, luogo dove tutto parte, per i nostri piani di conquista. Si cominciano a delineare i contorni di questa build, che da un lato vuole riempire il cimitero in fretta, trasformandolo nel nostro motore di vantaggio, ma anche il cast alternativo delle nostre tech, per darci modo di sovrastare il nemico, ma abbiamo ancora una chicca che può fare la differenza. A questo punto è chiaro che il mana a noi non serve, visto che tra le creature e le magie avremo sempre un modo per castare quel che ci serve, o meglio, metterlo in campo o riottenerlo dal cimitero agevolmente. C'è però un'ultima carta che ben sinergizza con tutto il resto: Bridge from Below, in 4x. Visto che la sua abilità si attiva quando è nel cimitero e in più occasioni potremo sacrificare le nostre creature, che entrano in campo dal grave o in altri modi, sarà facile ottenere dei token zombie utili per essere uccisi, o perché no, per il cast di Ogak, semplicemente tappandoli.
Potremmo anche destreggiarci con i trigger, nel creare token e nell'esiliare la carta dal cimitero nel caso dovessimo uccidere le creature avversarie, così da spremere al massimo questa carta, prima di perderla definitivamente, così da ottenere il massimo value possibile per soverchiare in fretta le forze in campo del nemico. Se la mainboard non accede al mana e riesce comunque a costruire diverse chiusure convincenti, anche la side si deve adeguare alla regola di questa build, proponendo solo carte che non hanno necessità di terra o di artefatti a zero per poter funzionare. Spiccano per donarci Hexproof ben 4 le Line of Sanctity, vitali per quelle interazioni che ci bersagliano direttamente e che in certi casi vorrebbero dire la morte certa prima di poter iniziare a giocare. Per replicare le mestizie provenienti dai cimiteri avversari ci vengono in soccorso 3 Fire Macabre, agevolmente scartabili per bersagliare permanenti scomodi del nemico, o magari rispondono a Surgical Extraction avversaria, proteggendo dall'esilio qualche nostro pezzo chiave. Come rimozione inaspettata che riesce a bersagliare anche creature di peso, esiliando una tra le nostre carte dall'alto costo di mana nel processo, abbiamo 3 Sickening Shore, che anche in questo caso senza mana possono fare molto male alle giocate dell'opponente. In risposta a carte che inibiscono il nostro accesso al cimitero, vitale per il nostro gameplay, ci vengono in soccorso 4 Force of Vigor, che anche in questo caso, con l'esilio di una delle tante carte verdi nel nostro possesso, possono fare la differenza tra vincere o morire di inedia in un angolo. Infine resta ancora un posticino per un Vengeful Pharaon, che si trasformerà in una nemesi per tutti gli avversari che basano le loro chiusure sulle creature e sulla combat, perché puniremo ogni singolo attacco con la distruzione dei bittanti che hanno osato sfidarci. Spiegare in poche parole il motivo per cui Raffaele Gurtang Farina gioca con assiduità a Manaless Dredge è praticamente impossibile, a giudicare dal suo amore smisurato per questo particolare archetipo e la sua conoscenza profonda. Basta osservare i suoi appunti che ci ha fornito per la realizzazione di questo primer, oppure la foto del suo pizzino, in cui ha raccolto tutti gli appunti per le side da effettuare in base all'avversario, per capirne la profonda conoscenza e l'amore per questa build. Si tratta di un archetipo che mette in crisi tutti i mazzi a base blu e che, anche se fortemente dipendente dalla meta, dove spesso late verso il cimitero potrebbe costringerci a riporlo in panchina per tempi migliori, può offrirci grandi soddisfazioni sul fronte dei risultati. Considerando che questa è solo una delle incarnazioni che vi possono permettere di sfruttare questo particolare pool di carte, si intuisce tutto il potenziale di un approccio al gioco votato a bypassare il normale cast delle creature per strade alternative più sofisticate. Lo dimostrano non solo la resa sul campo in questo Covid-19 war e Skype, ma in generale la sua capacità di sfruttare al meglio una delle aree di gioco più strane e spesso ignorate dai player meno esperti, e che qui ci farà fare faville senza neppure spendere mana nel processo. Il pensiero di Raffaele Gurtang Farina su come pilotare al meglio Manaless Dredge si può sintetizzare in una frase molto esplicativa. Giocarlo è semplice, giocarlo bene assolutamente no. Il primo consiglio che il deck builder ci sente di fornirci, per chi vuole intraprendere la via del negromante senza terra, è l'organizzazione del tavolo, in particolare del cimitero, area di interesse principali da cui scatenare tutte le interazioni. Disporre la zona cimitero in maniera estesa e ordinata, utilizzando criteri che evidenzino tutto ciò che dal cimitero produrrà degli effetti, è la base per non perdere giocate chiave che potrebbero o meno condurci alla vittoria, quindi è bene adottare qualche accorgimento in tal senso. Sistemare ad esempio carte chiave in modo sfalsato rispetto al resto, un po' più in basso o in alto rispetto al resto delle carte presenti nel game, può farci saltare all'occhio quel trigger o quella specifica interazione con maggiore attenzione, così da farvi giocare al meglio le tech a vostra disposizione. Questo mazzo vi porterà a sfruttare al meglio le fasi di discard, sfruttando l'azione di gioco nella quale l'avversario non potrà interagire e dove i nostri dragranti faranno il lavoro sporco di riempire il cimitero con il meglio che il nostro mazzo ci può offrire. Questo processo, che a un occhio meno attento può sembrare lento, grazie a una serie di acceleratori potrà portarci a chiudere un match anche al secondo o al terzo turno, grazie anche a carte come Street Wraith o Phantasmagorian, che possono agevolarci nel gettare nel cimitero anche 20 o più carte in fretta. Ultima chicca in questa particolare build è Once Upon a Time, che è come un jolly, la cui funzione è trovare uno Street Wraith o un dragante o una carta particolare inserita in G2 dalla side, come Fire Macabre o Vengeful Pharaon, che possono fornirci dal nulla la risposta che cerchiamo. Un gameplay articolato che richiede un'attenta organizzazione del nostro cimitero e delle possibili contromosse che possiamo scatenare dal grave, che sarà, sin da subito, un'estensione della nostra mano, dal quale attingere per le nostre vittorie. Grazie ai consigli del nostro deck builder proviamo ora a comprendere come questa lista si posiziona nel meta legacy rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco.
A grandi linee il meta si suddivide in 3 grosse fette distinte, tra matchup più favorevoli ed altri pessimi, vista la natura del nostro mazzo o la loro capacità sin dal G1 di interagire negativamente sul nostro cimitero. Verso gli archetipi a base blu, in particolare quelli in cui spicca Delver o Secret, ci vede particolarmente favoriti, visto che di base il loro piano di interazione non ci infastidisce più di tanto, lasciandoci campo libero per vincere agevolmente anche nei game successivi al G1. Contro i combo deck, soprattutto quelli spinti, abbiamo ben poche possibilità di riuscita, per via della loro natura veloce, che riesce a concretizzarsi prima della nostra possibile chiusura, tagliandoci ogni speranza di vittoria. Anche gli archetipi in grado di tassare le nostre magie ci possono mettere in croce, impedendoci di costruire la nostra azione, che passa il più delle volte dai costi di cast alternativi, ma in alcune occasioni dal lancio vero e proprio di carte stoppate da queste meccaniche infide. Infine, verso chi adotta soluzioni come Surgical Extraction o Gravedifer Cage, sarà sempre in grado di metterci i bastoni tra le ruote e solo qualche accorgimento nelle giocate o in risposta specifiche verso queste mestizie avremo modo di raddrizzare queste partite. Più che di veri e propri upgrade per questo Manaless Dredge, Raffaele Gurtang Farina ci descrive un mondo di possibili varianti, per un core più o meno stabile di almeno 44 creature e 16 spell, ma con molte sfumature, dettate anche dal gusto personale. Una prima versione sfrutta più carte a base blu, con i Prize Amalgam, i Warped Rider e le Force of Will di side o anche di main, con chiusure alternative che possono passare dall'automill con Tassas Oracle come chiusura alternativa, meno esplosiva forse, ma con qualche vantaggio sull'interazione. C'è poi una variante che sfrutta Dryad Arbor invece di Vine Dryad, sacrificando la combo di Balaustre Spy, bypassando gli impedimenti dettati dai mazzi che tassano le magie, perdendo però in esplosività, con Land Grant come tutore e Darkmoth Salvage come dragante di riserva. Questi sono solo alcuni degli esempi possibili, ma questa tipologia di archetipi ha molte varianti, oltre a quella mostrata in questo video. Si tratterà solo di sperimentare sulla propria pelle quella più adatta ai nostri gusti e al meta da affrontare, ago della bilancia di diverse tech. Eccoci giunti alla conclusione di questo video, dove grazie alla disponibilità di Raffaele Gurtang Farina abbiamo avuto modo di addentrarci in questo archetipo molto complesso e sfaccettato, che richiederebbe uno spazio ancora più ampio per essere illustrato nel suo complesso. Se volete un archetipo inedito con la capacità di adattarsi anche al gusto personale e con delle meccaniche fuori dal comune, questo Manaless Dredge potrebbe fare a caso vostro, tanto più che presenta alcune versioni anche economiche che potrebbero permettervi, con un investimento contenuto, di accedere a questo formato old school. E se volete partecipare a un futuro Covid-19 World Skype o volete saperne qualcosa di più su questo formato old school, continuate a seguirci sul nostro canale o scrivete nei commenti sotto questo video, siamo a vostra disposizione per darvi tutte le news del caso. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea. Underground Sea è sponsorizzato da Car Market, il più grande marketplace d'Europa per le carte di Magic.